Cari amici, ben ritrovati. In questo video voglio illustrarvi le caratteristiche di questa salopette invernale da ciclismo di marca B-Twin, l'ho comprata al Decathlon e il modello è RC520 giallo fluorescente. Come appunto si può vedere, l'esterno è prevalentemente di colore giallo fluorescente, magari i colori sono un po' falsati dalla luce, comunque è un bel giallo fluorescente. Poi c'è il colore nero, c'è il colore bianco nelle bretelle e lungo i polpacci sino alle caviglie ci sono questi inserti riflettenti che la luce riesce a mettere bene in risalto. Come ho detto, le bretelle sono di colore bianco e sono realizzate in mesh estensibile. Sono delle bretelle che personalmente mi piacciono molto perché mi tengono ben salda la salopette al corpo e me la sostengono anche bene. Devo dire che mi piace proprio come sono fatte queste bretelle, anche perché nella zona posteriore il tessuto accompagna tutta la schiena. Nella zona del polpaccio, come vi ho appena detto, ci sono questi inserti riflettenti nelle quali si trovano delle zip che servono per farci calzare più comodamente il pantalone e poi chiudendole ci fanno mantenere il tessuto più aderente al polpaccio. Al termine di questo materiale riflettente c'è una banda di materiale elastico per tenere meglio aderente il pantalone alle nostre caviglie. L'interno, come si può vedere, è realizzato in materiale che sembra paille. Adesso vi dico la composizione. È composto da poliestere, elastane sprone e poliamide. Il fondello lo trovo molto buono, è preformato in schiuma a 2 densità, lo trovo buono perché l'ho provato per circa 1 migliaio di chilometri, poco più di 1000 chilometri e nonostante l'utilizzo e anche il lavaggio che ho sempre svolto seguendo tutte le indicazioni riportate in etichetta, non si è mai smosciato. È un po' voluminoso ma non dà fastidio, mi ci sono sempre trovato bene. Questa era una mia piccola impressione, adesso passiamo ad altre mie impressioni dopo aver utilizzato questo capo appunto per oltre 1000 km. Devo dire che la temperatura la tiene. Io l'ho provato, ho fatto alcuni allenamenti anche a temperature di meno 5 gradi centigradi e nonostante il freddo, il clima rigido che ovviamente si sente, il pile ed il materiale esterno che un po' mi dà l'idea che blocchi anche il vento, che blocchi il flusso d'aria, riesce a mantenere la temperatura stabile. Non si muore di freddo, non si suda neanche da doversi scoprire, però non si muore di freddo, non ci si ghiaccia. Se devo dire una cosa che un po' ti fa sentire il freddo, è la presenza del materiale riflettente sui polpacci. Infatti il materiale riflettente non è imbottito, non ha il pile all'interno, ha la stessa consistenza di un K-Way un po' pesante, quindi blocca il vento ma non blocca il freddo, per cui molto spesso sono tornato a casa con i polpacci ghiacciati. Non si muore di freddo, però non posso neanche dire che nella zona dei polpacci si senta la stessa temperatura, lo stesso calore, lo stesso comfort che si sente nella zona di stoffa. Un'altra cosa che mi fa sorridere un po' mentre ve la dico, ma il materiale della zona riflettente sul polpaccio, dopo aver fatto tante pedalate, dopo lo sfregamento, un leggero sfregamento, fa una specie di effetto depilazione. Infatti vi ritroverete meno peli di quelli che avevate quando siete partiti prima dell'allenamento. Un'altra cosa da dire è l'elastico, come vi ho detto prima, che è presente sulla caviglia, però non c'è quella banda di silicone in modo da impedire al tessuto di scivolare su e giù per la gamba. A essere onesto, io non ho mai avuto il problema del pantalone che scorresse su e giù per la caviglia, su e giù per il polpaccio, perché l'ho comprato di una misura abbastanza aderente, quindi mi rimane aderente. Però in molti capi di abbigliamento sportivi c'è questa banda di silicone che non fa scivolare il capo di abbigliamento e qui non è presente. Un'altra cosa che devo dire, non essendo l'elastico molto stretto, gli spifferi d'aria e di vento si sente che penetrano lungo le caviglie. Un piccolo consiglio che posso darvi, io ho preso la mia misura giusta, però calzandolo, io l'ho comprato online, quindi non ho avuto la possibilità di provarmelo addosso. Io ho acquistato la mia misura e devo dire che lo sento un pochino stretto. Nelle gambe questo non mi dà fastidio, l'aderenza. Il materiale è elastico, quindi si adatta alla muscolatura della gamba.
gamba, lo sento un po' stretto nella pancia. Io ho la pancia piatta, non sono ciccio, però lo sento un po' stretto in pancia, quindi probabilmente se acquisterò un altro paio di questi pantaloni, probabilmente prenderò una taglia più grande, appunto per essere un po' più comodo nella pancia. Quindi il mio consiglio è quello di provarlo. Se avete la possibilità di provarlo, provatelo, così vi rendete conto della misura che vi sta correttamente addosso. Una cosa che un po' mi ha dato fastidio sono le cuciture. Mi ha dato fastidio per due motivi. Primo motivo, ci sono delle cuciture proprio vicino alla zona di sfregamento della sella, come ad esempio queste qua. Devo dire che ogni tanto in certe situazioni, magari tenendo certe posizioni sulla sella, si sente un po' lo sfregamento delle cuciture, perché le cuciture, come si può vedere, sono anche all'interno, quindi a volte le ho percepite. Ecco, questa è una cosa che ho notato soprattutto durante i primi allenamenti che ho fatto con questo capo di abbigliamento. Ultimamente non ci ho neanche più pensato, quindi immagino che le cuciture si siano un po' ammorbidite, per cui non mi provocano più quella sensazione, quel fastidio di sfregamento sulle cosce. Però una cosa che un po' mi dà fastidio è che si stanno un po' scucendo. Adesso non so se è il mio capo di abbigliamento che magari è stato cucito male, se questo qui che ho acquistato io magari se era un altro non si scuciva, o proprio se è un difetto, perché come vedete qui ad esempio, adesso ve lo faccio vedere in particolare, il filo tende ad allungarsi, a rompersi e quindi le cuciture si allargano e vengono fuori tutti sti fili. L'ho notato da una parte dell'interno coscia, dall'altra parte il tessuto è rimasto ben cucito e poi l'ho notato anche sui rinforzi che sono lungo le bretelle e lungo la pancia. Non so perché, sono venuti fuori una serie di fili. Alcuni li ho tagliati perché se li tiravo si allungavano sempre più, qualcun altro l'ho lasciato. Comunque, a parte queste cose, che può essere un caso, questo fatto delle cuciture mi ha un po' dato fastidio. Bene, a parte queste ultime cose che vi ho detto, devo dire che lo trovo un buon capo di abbigliamento. Non si soffre il freddo, ci sto comodo, soprattutto col fondello, il materiale mi piace, è molto visibile per strada, come si può vedere dalla lampada. Adesso non riesco a farvi vedere, ma è un materiale riflettente, molto riflettente. Qui si vede, ecco, forse così ve lo riesco a mostrare di più, perché è di colore grigio e voi che vedete questo bianco sparato è appunto perché riflette la luce. Quindi il materiale già al tatto si capisce che è molto buono, in più penso che rifletta anche molto la luce. In conclusione io posso dirvi che mi ritengo molto soddisfatto di questo acquisto. Mi piace come mi calza, il fondello lo trovo molto comodo, il colore mi piace, è un po' molto appariscente. Io vedo che quando passo in giro in bici in molti si girano e immagino perché sono appunto appariscente. Poi per lo più indosso anche una casacca sempre giallo fosforescente, quindi la gente vede sta roba ultra colorata, ultra fluorescente, giallo, che viaggia per il grigio dell'asfalto. Bene, non voglio allungarla ulteriormente, spero che questa recensione vi sia stata utile per farvi un'idea su questo capo di abbigliamento sportivo. E oggi posso dire, mondo dei capi di abbigliamento invernali da ciclismo, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.